Buongiorno a tutti, come la sottoscritta si è lasciata sfuggire qualche video, sono sicura, ho studiato architettura. Ricordo ancora che per un esame di storia dell'architettura avevo portato questi due architetti svedesi che mi avevano particolarmente colpito, che erano Leverens e Asplund. La cosa che mi aveva colpito era stato il Woodland Cemetery di Stoccolma, perché ha una concezione totalmente diversa da quella che abbiamo noi del cimitero. E viene sostanzialmente concepito, a parte questo cimitero particolare che è un'opera d'arte. Opera d'arte non lo dico io, è considerato una delle opere d'arte paesaggistica moderne. Dopo aver studiato questi architetti mi sono trovata in giro per Berlino a osservare i cimiteri e non arrivano chiaramente al livello di quello di Stoccolma, però erano altrettanto interessanti, nel senso che lì veramente la sepoltura diventa un entrare in contatto con la natura. Ho fatto un giro per alcuni di questi cimiteri perché sono veramente belli e entrando c'è questo senso di pace, di parco, ma ancora più tranquillo di un parco. Entri dentro e addirittura abbiamo visto gli scoiattoli che correvano tra le varie tombe. Dovevo vestirmi da vampira per fare questo video. Vabbè, era tra l'altro una bellissima giornata di sole e dentro lo senti che ti fa un po' strano girare per un cimitero andando tranquillo, no? Dici, è l'ultimo posto dove penseresti di andare. Però riescono veramente a trasmettere un senso di pace, di tranquillità, di contatto sostanzialmente con la natura che credo che a noi manchi, nel senso che anche il cimitero qua di Trento è molto bello, è un'opera d'arte, un stile completamente diverso. Da noi ci sono tutte queste tombe ordinate una vicina all'altra, vabbè, cambiano i colori, ma alla fine tombe sono, per cui... Mentre lì cammini nel verde con il sole e gli uccellini che cinguettano, è una cosa che... ripeto, dà una sensazione diversa, quindi vi consiglio, se girate anche voi per Berlino, se girate per altre città della Germania, proprio di andare a sperimentare questo diverso modo di vivere la morte e di viverla come un ritorno alla natura. Un'altra cosa che mi ha molto colpita è stato vedere i video di questa ragazza americana che fa il becchino. E da noi è una professione dire oddio, non se ne parli. Lì invece c'era questa concezione di cercare di accompagnare i parenti del defunto, cercare di accompagnarlo però in modo positivo, in modo allegro, circondandoli di affetto e facendo sostanzialmente una festa. Ho un'amica messicana che mi ha raccontato che loro addirittura non possono piangere perché sostengono che se un parente del morto piange porta il morto a voler rimanere e rimanere sostanzialmente legato al luogo in cui viveva, per cui loro fanno grandissime feste. Credo che da noi la morte sia ancora un po' un tabù, è sempre vista come qualcosa di estremamente negativo. Ai funerali piangono tutti perché è giusto che così sia, alla fine si perde qualcuno con cui si è sempre vissuto, con cui si è vissuto a lungo. Ricordo che ogni volta che muore qualcuno ti chiedi, però potevo seguirlo un po' di più, potevo stare un po' più vicino e te ne rendi conto solo nel momento in cui non sono più lì. Per cui hai questo senso di tristezza, ma credo che sia anche socialmente inaccettabile l'idea di fare una festa, muore qualcuno, fare una festa, no? Cioè, se lo proponi qua ti rimangono scandalizzati, non si può essere felici per la morte di qualcuno. Però vedo che all'estero c'è più questo senso di una vita finisce, però la tua vita va avanti. Accettiamo questa perdita, però come parte della vita, senza farci tragedie. E in tutta onestà mi piace di più questa mentalità che hanno all'estero, per cui ho visto veramente volentieri questi meravigliosi giardini che vi consiglio di andare a vedere se avete tempo e modo. Questo è quanto per questa volta, ci sentiamo alla prossima con altre curiosità dalla Germania.